Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Forzinet. Oggi sono qui per parlare delle offese che sono state rivolte finora sui social a Sara Toscano. Non è nuovo questo episodio e soprattutto non riguarda soltanto la cantante di Vigevano, ma secondo me è qualcosa di scandaloso. Lei è stata presa di mira durante Amici, è stata presa di mira fuori da Amici appena uscita, sia per il suo percorso sia per quanto riguarda la sua vittoria, perché tanto comunque si sa bene che chiunque avesse vinto quell'edizione, come quella di quest'anno, come quella degli anni precedenti, non sarebbe andato bene a qualcuno, soltanto che fino a qualche anno fa i social non c'erano e sicuramente le critiche rimanevano nell'ambito, diciamo, di una discussione da bar o comunque tra le persone che le facevano e basta, e quindi limitandosi a quel contesto c'era anche meno cattiveria e meno ferocia nel commentare la situazione. Invece con i social che danno praticamente spazio a chiunque veramente di commentare anche inutilmente, perché io veramente la natura di alcuni commenti e la motivazione di alcuni commenti non la capisco proprio, perché se hai qualcosa da dire, sei d'accordo magari per supportare una persona, che sia un cantante, che sia qualsiasi tipo di persona famosa e non, credo che sia ben accetto comunque. Se invece non sei d'accordo, puoi anche esprimere il dissenso, per carità, ma in maniera pacifica e pacata. Ma se poi invece devi semplicemente andare lì ad alzare la voce perché sei nascosto dietro un account spesso anche, diciamo, nascosto, comunque che non rivela l'identità della persona, penso veramente che sia davvero inutile, cioè è fatto soltanto per far salmare la persona che poi eventualmente li legge, perché è inevitabile, magari qualcuno non ci si sofferma su quei commenti in maniera diretta, ma in maniera indiretta, bene o male, gli arrivano anche semplicemente per gli articoli che vengono pubblicati, per chi li riprende o anche per il video che sto facendo io, che ovviamente è contro quel tipo di insulti. Però chiunque poi si imbatta in questo video o in quegli articoli che appunto vanno a condannare determinati tipi di commenti e determinati tipi di offese, poi vengono chiaramente in un certo modo alimentate, nonostante si cerchi di spegnere dal mio punto di vista. Però il mio obiettivo è proprio questo, comunque cercare di spegnere questo odio social. Cioè, so benissimo che io in prima persona da solo non posso fare nulla, però secondo me dobbiamo continuare a combatterlo, perché nel caso specifico di Sara Toscano lei è stata presa di mira non soltanto per le sue qualità canore, che poi al di là del fatto appunto per come performi o meno, può piacere, può non piacere, può essere criticato sotto quel punto di vista, e lo sa bene anche lei, perché comunque quando si finisce a fare quel tipo di lavoro, quando si diventa un personaggio pubblico, è inevitabile essere oggetto di critiche, però le critiche devono essere costruttive e non devono essere delle offese mirate, soprattutto se non riguardano neanche l'ambito di cui si occupa, in questo caso Sara Toscano, che è quello musicale, perché ho letto molti commenti che sono offensivi, molti insulti relativi al suo aspetto fisico. Per quale motivo? Perché lei non ha niente di sbagliato, non ha niente che non va. Non capisco per quale motivo si debba andare ad attaccare una persona semplicemente per determinate caratteristiche fisiche che possono comunque essere viste da qualcuno all'esterno, perché poi anche la bellezza, la linea, insomma, il canone estetico che si dovrebbe ipoteticamente rispettare, che è dettato, tra virgolette, dalla società, che nemmeno appunto dovrebbe esserci, appunto può essere soggettivo, quindi qualcuno o qualcosa che piace a una determinata persona può non piacere ad un'altra, ma andare ad insultare, andare sul personale, secondo me non ha proprio senso. Io direi che sarebbe anche ora di farla finita con questi commenti, perché la maggior parte dei commenti, delle offese e degli insulti arrivano da persone che scrivono sui social perché non hanno nulla da fare, perché sono frustrate e non fanno altro che appunto alimentare questo circolo vizioso di odio sul web. Sono dei leoni da tastiera che probabilmente trovano anche gioia nell'arrecare un danno morale, psicologico, mentale a chi poi va a leggere quei commenti, perché sanno benissimo poi che bene o male ci restano male comunque, no? Che vengano letti, che vengano semplicemente sfiorati a livello, diciamo, di lettura o comunque di conoscenza di quello che viene appunto detto sui social. Però dal mio punto di vista veramente è qualcosa di inaccettabile, è qualcosa a cui
va posto fine al più presto. So benissimo che è molto molto complicato, perché a me sembra che più che fare dei progressi sotto questo punto di vista e in questo ambito specifico si vada sempre a peggiorare, e questa veramente è una cosa ancora più grave. Però sarebbe da invitare a riflettere, secondo me, determinate persone, cioè se quelle critiche costruttive ci stanno, ma critiche offensive ed insulti venissero rivolti a dei familiari, a dei parenti, per esempio alla figlia di chi o al figlio di chi fa quei commenti nei confronti di Sara Toscano o di chiunque altro, perché questo, ripeto, è un discorso generale che riguarda personaggi pubblici, ma anche persone in generale, qualsiasi. Oppure se venisse insultato magari un qualche genitore di colui che fa quei tipi di insulti e di offese, come la prenderebbe? Sarebbe interessante capire quale potrebbe essere poi la replica, perché comunque io sono nel mio piccolo ambito uno YouTuber, in parte comunque, visto che pubblico questi video su YouTube, e quindi anche sotto i miei post ci sono determinati tipi di commenti, non tanto su YouTube quanto su TikTok. Ci sono sempre quelle persone che alla fine emergono, spuntano e pensano sempre di sapere qualcosa più di te, e magari neanche si soffermano ad ascoltare quello che uno ha da dire, ma semplicemente si limitano a capire quello che vogliono capire e poi subito ad attaccarti. Oppure se sbagli qualcosa, anche per un lapsus, subito sono pronti a puntarti il dito contro. E in quel caso viene fatto qualcosa, comunque anche un piccolo errore. Invece nel caso di Sara Toscano, a livello fisico appunto, lei non fa nulla di male e viene attaccata semplicemente per per quello che è. Per quello che è. Può piacere o non può piacere, ripeto, questo è un altro discorso, è una cosa soggettiva, ma a chi eventualmente non dovesse piacere o non dovesse andare genio, per quale motivo deve andare a commentare e a scrivere delle offese sotto i suoi post? Oppure fare anche non sotto i suoi post, semplicemente fare proprio dei post a prescindere, dei post nuovi, che so, su X, per attaccarla e per offenderla. Tutto questo non ha alcun senso. L'unica cosa che penso è veramente che siano persone frustrate, se persone si possono definire, tra l'altro, perché veramente io penso che gente del genere non abbia nemmeno il diritto di essere definita persona in un certo senso, per le offese che arreca e per come si muove all'interno dei social. Poi arrivano da gente di età disparata, sono molti over sicuramente, ma ci sono anche dei giovani, magari semplicemente per una rivalità di fandom o per altre stronzate del genere, che vanno ad insultare e ad attaccare una persona per il suo aspetto fisico. Ripeto, in questo caso io mi sono concentrato su Sara Toscano perché è il caso più recente e di cui se ne è parlato più spesso. Poi comunque è un artista che io ho seguito e che comunque in un certo senso ho a cuore per il suo percorso, e mi piace musicalmente. Però è un discorso che va esteso a più persone, a più personaggi pubblici, ma anche a persone comuni, perché alla fine gli insulti vengono rivolti a chiunque si esponga in un certo modo sui social trova sempre qualcuno che gli vada contro e che lo attacca anche senza conoscerlo minimamente, che sia per il suo aspetto fisico, che sia per qualsiasi altra cosa. Quindi è ora di smetterla. So che questo video servirà a poco, però se può dare un minimo contributo a ridurre anche soltanto nell'1%, dello 0,01%, il numero di persone che vanno ad attaccare così gratuitamente chiunque sui social, sarei contento comunque se effettivamente questo video in una piccolissima parte percentuale riuscisse a contribuire. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.